Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, pesci, tendenze energetiche disponibili per il mese di agosto. Abbiamo la carta della giustizia, amici dei pesci. Può essere un periodo di riequilibrio, un periodo dove è necessario rivedere delle vecchie regole o aggiungerne di nuove, però è anche un periodo, ragazzi, dove potreste avere questioni burocratiche da dover risolvere. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come incastrare questi tre oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video, c'è il link, e sempre in descrizione trovate la mia mail per le consulenze personalizzate, il link per la pagina web dove trovate tutto quello che propongo e nella sezione dei contatti c'è anche il numero di cellulare, e sempre in descrizione trovate il link al seminario di approfondimento sul karma, quindi sarà tarocchi e karma e vedremo come fare una lettura karmica, e dopodiché sempre in descrizione ci sono i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, partiamo con una regina di denari, 8 di denari, la luna, abbiamo un matto, un fante di bastoni, asso di denari, abbiamo un cavaliere di coppe e di nuovo la carta della giustizia. Ok, adesso andiamo a vedere carta per carta, vediamo un po' quali sono i messaggi del mese, potrebbero anche essere messaggi sciolti tra di loro, e dopodiché andiamo a vedere per i single, le coppie, coppie strane, andiamo a vedere un po' tutte le casistiche. Allora, partiamo da questa regina di denari, ragazzi, si è già girato un 9 di pentacoli. Secondo me l'inizio del mese è un inizio ben solido, è un inizio dove qualcuno riuscirà a far fronte a certe questioni del passato, probabilmente anche a livello monetario, a livello temporale. Vi dirò, qualcuno potrebbe decidere di lavorare sulla propria indipendenza, sulla propria autonomia. Ho come la sensazione che la frase sia: non voglio più trovarmi in quella situazione. Andiamo a vedere l'otto di denari. Appeso. 7 di denari e re di spade. Andiamo a vedere anche la luna. 2 di spade, fante, no, questo era di bastoni, fante di denari e cavaliere di coppe che avete già qui. Allora, io ho la sensazione che potrebbero esserci delle buone opportunità di andare al passo successivo o di conoscere comunque qualcuno. Adesso dipende da quale sia la vostra situazione personale, però io ho l'idea che per chi è rimasto al lavoro potrebbe esserci effettivamente qualche nuova conoscenza al lavoro. Per qualcun altro vi dico che c'è come un ritorno che vi mette un po' in dubbio se accettare questa persona o no. Diciamo che tutto mi dice che qualche avventura ad agosto la vivrete. Adesso andiamo avanti. Andiamo a vedere il matto.
8 di spade e 4 di bastoni. Andiamo a vedere anche il fante di bastoni. Fante di bastoni, re di pentacoli e 10 di spade. Ho come la sensazione che stiate frequentando, ovviamente non è per tutti, dopo farò i vari esempi, però ho la sensazione che qualcuno di voi stia frequentando una persona con la quale potenzialmente potrebbe anche esserci una buona intesa a livello mentale. Potrebbe esserci un'avventura, ma ho anche la sensazione che le cose così come sono non vi piacciono più, come se aveste bisogno di qualche cosa di più. Diciamo che c'è un 2 di spade, c'è la luna, ci sono come dei dubbi, c'è un 8 di spade, delle cose che non vi sono chiare, delle cose che non vi tornano. È come se aveste bisogno di delucidazioni da parte di questa persona. È interessante perché qui l'appeso è girato al contrario e qui abbiamo un 7 di pentacoli. È come se le cose ripartissero o partissero in un certo modo, però a rilento. Andiamo avanti, andiamo a vedere l'asso di denari. Abbiamo un 4 di spade e un 7 di bastoni. È come se qualcuno venisse a chiedere scusa. Non ho fanti di coppe, però io ho la sensazione che qualcuno di voi potrebbe ricevere un dono, un regalo, una proposta per cercare di guarire una certa situazione, una delusione che secondo me c'è già stata. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Regina di bastoni e 3 di pentacoli. Sì, potrebbe essere una proposta di fare un viaggio, una proposta per qualcuno di andare a vivere insieme, per qualcun altro di partecipare a qualche festa, vedo crociere. Non so a chi possa risuonare, però potrebbe essere un invito in barca, un invito ad una vacanza in crociera, cioè ho come l'idea, vedo acqua e una barca in realtà. Andiamo a vedere la giustizia. Abbiamo un fante di spade e la sacerdotessa. Sento che questa relazione non è ancora del tutto in equilibrio ed è per questo che secondo me avete la giustizia qua, proprio per cercare di rimettere in equilibrio questa situazione o questa relazione. Andiamo a vedere caso per caso, ragazzi. Allora, partiamo dai single. Io sento che potrebbe iniziare qualche cosa di nuovo con questo re di spade, ma per qualcuno ci potrebbe anche essere il ritorno, se vogliamo, o comunque un qualche ricordo del passato, qualche cosa che riaffiora, ce l'avete un po' tutti perché c'è la luna. Però è anche vero che la luna è una carta di proiezioni, qui abbiamo un 2 di spade, quindi fate attenzione a non ripetere come vi posso dire, le aspettative, i pensieri, gli atteggiamenti che avete già avuto in passato, perché se non hanno funzionato in passato non è detto che adesso funzionino. Si tratta più di imparare a conoscere l'altro, imparare a gestire la relazione, creare una relazione che possa essere in equilibrio. Qualsiasi sia il vostro stato, single, non single e relazioni complicate, ok? Quindi è un po' come il rivisitare queste dinamiche di comportamento. Devo dire che secondo me ad agosto ci sarà la possibilità di vedervi molto spesso, secondo me,
Io credo che voi andrete con calma con questa nuova relazione o situazione perché dovete ancora guarire qualche cosa del passato. Molte persone, io sento che qualcuno si è appena tirato su, si è appena ripreso da una storia vecchia e diciamo che la testa è ancora lì che pensa e se dovesse di nuovo succedere quello e se per caso trovo un'altra persona così e se troppi pensieri. Diciamo che siete diversi rispetto a come siete in passato e che avete il potere e il dovere di instaurare una relazione che sia in equilibrio. Cioè, se in passato stavate zitti quando c'era qualche cosa che non vi andava bene per amor di pace e avete visto che quell'atteggiamento non funziona, forse adesso è il caso di iniziare a parlare quando c'è qualche cosa che vi turba. Devo dire che comunque è un buon inizio, secondo me, c'è un buon potenziale. Ehm, e che secondo me siete anime affini, cioè vi sento simili come energia per certi versi. Ehm, per quello che riguarda le persone che sono in coppia, dunque, ho la sensazione che ci sia un tema spinoso che ancora non sia stato risolto del tutto. Diciamo che è come se si fosse superato uno scalino, però questo scalino è da riparare per le volte dopo. Devo dire che è come se ci fosse qualche tema che vi pesa, soprattutto io sento che siete stati delusi. È come se aveste avuto una delusione, un... Può essere che qualcuno abbia dovuto prestare i soldi al partner o alla partner e che questi non ne abbia fatto un buon uso e che quindi ci sia come questa delusione. Vi dico, qui si tratta di prendere un po' in mano questa situazione e dare nuove regole al gioco, alla coppia, alla relazione. Perché comunque io non credo che sia stata una cosa proprio così di poco conto ed è necessario risolverla. Non si può far finta che non sia successo niente. Bisogna mettersi a tavolino e cercare un equilibrio comune. Non è una cosa che sarà, diciamo, proprio così semplice, ragazzi, cioè dovrete veramente sfoderare tutte le vostre armi di seduzione per riuscire a trovare un, diciamo, una soluzione a quel problema, un riequilibrio a quella mancanza che c'è stata. Però ho un po' la sensazione che sarete voi che dovrete prendere in mano la situazione. Non aspettatevi che sia il o la partner a ritirare fuori il tema, a riparlare della cosa. Anche perché sento che è una cosa che ha ferito più voi che non... è come se il partner o la partner non si rendessero conto del danno che hanno fatto e non fossero così tanto dispiaciuti. E invece secondo me, soprattutto se avete questa tendenza a star zitti quando c'è qualche cosa che non va, no, ditelo. Se non siete capaci, se non riuscite, se fate difficoltà, scrivetelo e poi date la lettera. Scrivetelo a mano. È proprio un esercizio per buttare fuori quello che è rimasto incastrato dentro. Tra l'altro la giustizia fa parte, cioè è associata al quinto chakra, che è proprio il chakra della parola, del discernimento tra la verità e la bugia. Insomma, sono cose che spiego comunque nei video degli abbonati, eh. Diciamo che è un mese impegnato nel ritrovare un equilibrio per chi fosse appunto già in una relazione stabile. Guardate, vi devo dire, magari il o la partner non sono così bravi a parlare, a ritirare fuori le discussioni, a cercare un punto di incontro, ma la buona volontà c'è. Potrebbe sorpresivamente
arrivare qualche dono, qualche regalo. È un po' il modo del o della partner di chiedervi scusa. Magari non è una persona brava a parlare delle proprie emozioni, dei propri sentimenti, perché non gli è stato insegnato, però il modo di questa persona di chiedere scusa è magari facendovi un pensierino, portandovi dei fiori, regalandovi una cena o proponendo anche qualche cosa di nuovo. Questo lo sento tanto. Come se la persona dicesse, vabbè, quello che è stato, non stiamo lì a rimuginare, anche se io penso che si debbano chiarire le cose, proprio per sapere come fare in un futuro. Però la sento, come vi posso dire, propensa a riprovare con qualche cosa di nuovo, a provare un nuovo progetto. Per le persone che sono in una relazione difficile, di triangolo extraconiugale, sento che sarà più un mese per voi di osservazione dell'altro, proprio per togliervi certi dubbi e per vedere se questa delusione è isolata oppure se potrebbe essere una cosa che si ripete nel tempo. Diciamo che in questo caso il o la partner li sento un po' distratti da voi, ehm, ed è come se questo movimento energetico vi servisse proprio per inquadrare chi avete davanti. Ok? Io credo che dovreste. Sì che avete. Allora, la luna è una carta di proiezioni, ma parla di proiezioni a metà, cioè nel senso che si vede solo metà della realtà e si proietta la metà che si vede, ok? Nonostante questo, provate a pensare, se adesso questa persona si comporta così, in un futuro, come potrebbe comportarsi? E non pensate a in un futuro potrebbe cambiare, no, prendete l'atteggiamento reale che sta vivendo in questo momento e spalmatelo nel futuro. Perché se è un atteggiamento che la persona magari ripete perché fa parte di lei, potrebbe tornare a deludervi un'altra volta. Però diciamo che per voi è un mese di osservazione, di valutazione anche. Andiamo a vedere qualche oracolo. Uh, ritirarsi è tempo di staccarsi dal mondo. Probabilmente, ragazzi, per qualcuno è giunto il momento di fare un viaggio in solitaria. Solitaria intendo come coppia, la coppia da soli. O vabbè, se siete single, perché no? Potrebbe anche essere un momento da godersi da soli, insomma. Andiamo a vedere un altro oracolo. Orfani. Fatemi vedere un attimo. No. Questa carta mi ricorda il 5 di coppe, perché è una carta che, a parte che è tutta grigia, indica un po' di tristezza, però sento come se vi sentiste da soli all'interno della coppia, come se non vi sentiste ascoltati, come se appunto l'altra persona avesse un determinato atteggiamento che vi delude e il mese di agosto serve per rimettere in equilibrio questo tipo di atteggiamento. Quindi se non vi sentite ascoltati dal partner, fatelo presente. Se è una persona che ci tiene, se, come vi posso dire, se è una persona aperta al cambio e alla crescita, farà in modo di ascoltarvi. Se è una persona statica, vi dirà io sono fatto così e non posso farci niente. Ok? Quindi diffidate da queste persone perché non sono disposte a cambiare. Andiamo a vedere ancora una fatina. Questa carta vi dice di proteggere i vostri sogni e di tenerli stretti al cuore fino a quando non sono concreti. Per la serie, se avete un sogno, se avete un desiderio, se avete un qualche tipo di progetto, non ne parlate con nessuno fino a quando il progetto non è attivo. E questa carta vi dice il bambino interiore.
Vi dice che è ora di abbracciare il vostro bambino interiore, di giocare con il cuore di un bambino. Fate qualche cosa di specialmente divertente, ma in sicurezza. Sì, io ho l'idea che ci sia un'aria un po' pesantuccia qui, anche con questo 5 di coppe. Non aspettate che sia il o la partner a rendervi felici, a fare quello che dovete fare. Cioè, si parte con una regina di pentacoli e un 9 di pentacoli. Siete persone molto indipendenti, autonome. Quindi se volete fare qualcosa, fatelo. Non vi aspettate che gli altri vi accompagnino, che gli altri vi diano il loro benestare. Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che abbiate trovato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, mi potete scrivere una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavora tutto il discorso delle credenze limitanti. Ma se avete poco tempo o se volete fare il percorso per conto vostro, potete anche abbonarvi al canale. Anche lì tratto le credenze limitanti, in più tratto temi di metafisica, di metamedicina, insomma, date un'occhiata ai titoli dei video, è un percorso di crescita, è una scuola e quindi ci sono 4 playlist numerate e sarebbero da guardare in ordine di numero. Comunque, i titoli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via trattando. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!